La vita è 10% ciò che ti accade e 90% come reagisci. Sei lì che ti stai lamentando per tutti i problemi che stai affrontando, per tutto quello che ti sta venendo addosso e stai cercando di capire che cosa fare, sprecando la tua energia in maniera inutilmente, perché sei lì focalizzato sul problema, completamente focalizzato sul problema e stai perdendo tutto il tempo. Sappi che stai letteralmente perdendo tutto il tuo tempo, stai sprecando la tua energia. Ti dico una cosa, l'impegno nel cercare realmente la soluzione è l'unica risposta ai tuoi problemi. L'impegno nel cercare realmente la soluzione è l'unica risposta a tutti i tuoi problemi. Più metti il focus nel problema e più dai forza al problema di mangiarti, di soffocarti, di sopraffarti, concentrati sulla soluzione. Prendi in mano la tua situazione, prendi in mano la tua vita, prendi in mano le redini e vai avanti verso quella strada, per quella strada. Una ragazza continuava a lamentarsi con il padre per tutti i problemi che continuava ad avere, continuava ad affrontare, aveva ostacoli su ostacoli, problemi su problemi. Ogni volta che risolveva un problema praticamente se ne trovava sistematicamente un altro e avanti così, continuava così, lei non ce la faceva più, non riusciva più ad andare avanti e continuava a lamentarsi con il padre. Quindi che cosa fece suo padre? Un giorno la prese, la portò in cucina, visto che lui era uno chef, la portò in cucina e la mise lì davanti alla sua cucina ferma immobile. Lui prese 3 pentole e mise dell'acqua, le mise sul fornello per farle bollire. Che cosa fece? Allora, nella prima pentola mise delle patate, nella seconda pentola mise delle uova e nella terza pentola mise dei chicchi di caffè. Lasciò lì le pentole a bollire, si sedette e non disse una parola nell'attesa, non disse niente. La figlia era lì un attimo infastidita perché non riusciva a capire che cosa stesse facendo il padre. Cominciava un po' a innervosirsi perché il tempo passava, loro erano lì, lui non parlava e non capiva veramente che cosa stesse facendo. Più o meno dopo 20 minuti circa, il padre spense il fuoco e mise le patate in una ciotola, le uova in un'altra ciotola e riempì una tazzina con il caffè. Si girò verso la figlia e chiese: "Che cosa vedi?" Lei rispose un po' stranita e confusa: "Vedo patate, uova e caffè, che cosa vuoi che veda?" Il padre le disse: "Guarda meglio, avvicinati meglio, prova a sentire, prova a toccare con mano, prova a sentire quello che vedi, avvicinati." La ragazza allora si avvicinò, prese in mano una patata, la tastò e disse: "Bah, papà, le patate sono molli." "Bene allora", disse il padre, "fai la stessa cosa anche con le uova." Quindi lei si avvicinò alle uova, prese le uova, provò a stringerle e vide che erano dure, ma le ruppe completamente, i pezzettini andarono in giro e prese i pezzettini e li mise nella ciotola. Alla fine le chiese di assaggiare il caffè. Lei prese la tazzina di caffè, la mise in bocca e appena la mise in bocca, assaggiò il caffè, le venne un sorriso incredibile perché era veramente buono, l'aroma che sentiva era buonissima. E lì il padre fermò la figlia, la guardò negli occhi e le spiegò che le patate, le uova e il caffè affrontano la stessa e medesima avversità, l'acqua bollente. Le patate sono dure, ma nel momento in cui vengono immerse nell'acqua bollente diventano morbide. Le uova sono fragili e hanno uno strato sottile, molto molto sottile a proteggerle, ma come le metti nell'acqua diventa duro e forte. Qualcosa di unico e veramente unico capita ai chicchi di caffè. Invece di essere l'acqua a cambiare il destino del chicco del caffè, è il chicco di caffè a cambiare il destino dell'acqua, nel gusto e nel colore. Qualcosa di veramente incredibile. Il padre allora chiese alla figlia: "Tu, davanti alle avversità, quando le avversità bussano alla tua porta, quando i problemi bussano alla tua porta, chi sei? Sei le patate, sei le uova o sei i chicchi di caffè?" Pensandoci bene, quello che mi è piaciuto di più di questa storia, quello che ho amato di questa storia, è stato il fatto che ti fa capire che non importa ciò che ti succede al di fuori, che non conta quali siano le circostanze, perché dipende tutto ed esclusivamente da quello che hai dentro, dipende tutto ed esclusivamente da te. Tutti noi andiamo e andremo incontro all'acqua bollente nella vita, tutti, non una volta, non 2 volte, non 3 volte, ma per più volte nella vita. Ma sai perché? Indovina, perché stai vivendo, semplicemente perché stai vivendo. E la vita comprende anche questo, comprende i momenti belli, ma comprende le avversità, comprende i problemi, comprende i momenti no, comprende i giorni brutti, comprende tutto questo.
fa parte della vita, fa tutto parte della vita. E a queste avversità ci devono far fronte tutti, ma veramente tutti. I problemi arrivano per tutti, in forma diversa, ma arrivano per tutti. Non permettere a cose, persone, situazioni di avere il dominio sulla tua vita. Io non lo permetto. Si tratta della mia vita, della mia ed unica vita. Io di vita ne ho una sola. Finita questa, non ho più possibilità. Non c'è una seconda chance. Quindi io non posso permettermi il lusso di far sì che le persone, gli eventi, le situazioni mi condannino o distruggano la mia vita o abbiano il controllo sulla mia felicità o sulla mia tristezza. Io non me lo posso permettere. Non andrà così e non lo permetterò mai. Dicono che c'è una cosa che si chiama razzismo. Sì, razzismo. Cioè, praticamente io, essendo nero, non dovrei avere gli stessi diritti dei bianchi e dovrei valere meno, molto meno. Beh, non sarà questo a fermarmi. Non sarà questo a fermarmi, io non mi piangerò addosso, non piangerò per questo, lotterò, lo combatterò, ma di certo non mi fermerò davanti a questa cosa. Certo non farò sì che questa cosa diventi una scusa. Lo decido io chi sono, lo decido io se valgo, lo decido io chi voglio diventare, nessun altro può dire che cosa posso fare della mia vita e chi posso essere io, chi posso diventare io, chi voglio diventare io e se valgo io soprattutto. Nessuno, solo io. Non nasconderti dietro ai fatti per usarli poi come scuse, anche se sono fatti tosti, pesanti, difficili, magari realmente difficili, che ti sembra veramente di sbattere addosso un muro, ti sembra che ti sia passato sopra un treno. Non nasconderti dietro a quello, non nasconditi dietro a quello, perché puoi fingere con gli altri, ma con te stesso non puoi fingere. Quando ti svegli al mattino e ti guardi allo specchio, siete tu e te stesso. Non puoi fingere con quella persona che vedi davanti allo specchio, non puoi perché quella persona davanti allo specchio ti conosce benissimo e lo sa benissimo se dentro di te tu stai tirando indietro perché hai paura o perché non ti senti all'altezza o perché semplicemente non c'hai voglia di sbattimenti. Sì, perché può essere che anche non hai voglia di sbattimenti, non vuoi uscire dalla tua zona di comfort e quindi prendi tutte queste situazioni come scuse. I problemi arriveranno a cercarti. Ma arrivano a cercare chiunque, arrivano a cercare me, arrivano a cercare te, arrivano a cercare chiunque. Non importa quanti soldi tu abbia, non importa quanto importante tu sia, non importa chi tu sia, i problemi arrivano a cercarti comunque. Arrivano a cercarti comunque. Quindi quello che ti dico io è di fare solo una cosa, di focalizzarti sulla soluzione. Focalizzarti completamente sulla soluzione. Gestisci tutte le tue paure, gestisci le tue ansie, gestisci le tue emozioni. E vai a risolvere i problemi nel miglior modo che tu puoi. Esci dalla prigione di brutti giorni. Non esistono brutti giorni, momenti no. O meglio, sì, esistono. Però sei tu che decidi di averli i brutti giorni, i momenti no. Perché sei tu che decidi con quale mentalità, con quale attitudine affrontarli. Sei tu che decidi, dipende tutto da te. Non dipende da qualcun altro, non dipende da qualcos'altro. Dipende tutto ed esclusivamente da te. Sfrutta i brutti giorni come esercitazione per trasformarli in giornate indimenticabili, per trasformarli nei giorni più belli della tua vita e stai sicuro, te lo assicuro, che il tuo modo per affrontare i problemi sarà completamente diverso. Smettila di raccontarti frottole, smettila di parlare come se non avessi una soluzione, perché la soluzione c'è e ricordati, l'impegno nel trovare realmente la soluzione è la risposta al tuo problema.